Bologna-Inter 2-1 si conclude questa partita, questo match point potenziale per l'Inter che aveva questo bonus da giocarsi direttamente dal 6 gennaio e è stata giocata dopo diverso tempo questa partita, un Bologna completamente diverso, molto più in salute, con tanti giocatori recuperati rispetto alla condizione del 6 gennaio. In ogni caso l'Inter scende in campo molto male, parte bene i primi 15-20 minuti, trova anche il vantaggio con Ivan Perisic con un gran bel gol. Dal momento in cui Arnautovic trova l'1-1 di testa al minuto 28, l'Inter di fatto sparisce dal campo e il Bologna inizia a prendere l'iniziativa. Porta a casa un buon primo tempo, chiude molto bene. Ci aspettiamo una ripresa in cui l'Inter torni in campo con grande grinta, magari anche con qualche cambio. Il primissimo approccio nei confronti della partita sembra un pochino migliore rispetto a come era stato chiuso il primo tempo. Simone Inzaghi prova anche a inserire il tridente con Sanchez e Dzeko alle spalle di Lautaro Martinez. La partita non si sblocca, il Bologna sembra aver posizionato il pullman di fatto davanti all'area, tutti i tiri vengono respinti, le giocate non riescono mai a chiudersi nella maniera ideale, ma soprattutto, ragazzi, purtroppo al minuto 82 avviene il fattaccio. Rimessa sulla sinistra per l'Inter, praticamente all'altezza della bandierina alla sinistra di Radu. Perisic direttamente dalla rimessa va a pescare proprio Radu per far ripartire l'azione. Radu di prima con il sinistro cerca di girarla verso D'Ambrosio e di fatto se la mette in porta con Sansone che pochi centimetri prima della linea di porta la appoggia in rete. 2-1 per il Bologna che porta a casa una vittoria non so se immeritata, sicuramente l'Inter doveva assolutamente fare di più, non è stata assolutamente l'Inter delle ultime partite, non è stata l'Inter vista contro la Roma, contro il Venezia, contro il Verona e contro lo Spezia, erano state 3 ottime gare dell'Inter, Inter molto più imprecisa e più confusionaria tutto sommato a livello di gioco, sicuramente però il Bologna di fatto chiude vincendo la partita avendo fatto 2 tiri fondamentalmente, il gol di Arnautovic al 28esimo e il gol di Sansone nel finale. Poco da commentare a livello tecnico, l'Inter inizialmente era partita come dicevo molto bene, c'era Barella che si sganciava molto sulla sinistra facendo centrare Dumfries, Perisic era partito come sempre fiammeggiante trovando un grandissimo gol dopo soli 3 minuti. Correa molto fumoso, personalmente mi aspettavo un po' di più da parte sua, di fatto ha toccato tanti palloni, si è abbassato molto per ricevere e per smistare, ma non sembrava fin da subito la sua partita, ci aspettavamo un giocatore molto più concreto, cosa che purtroppo non è stata. A centrocampo, anche qui, Barella abbastanza bene, anche Çalhanoğlu molto nel vivo del gioco, ma meno presente in zona offensiva rispetto a quanto sarebbe stato necessario. Dopodiché, ribadisco, la partita dell'Inter di fatto a livello mentale finisce al 28esimo e questo secondo me ragazzi è il grave problema ed è la grave colpa dell'Inter, perché di fatto quel gol era immeritato, è stato preso anche secondo la mia opinione a causa di un errore di lettura di De Vrij che indica a Di Marco vai a prendere tu Arnautovic. Il problema è che Di Marco è fisicamente molto meno prestante del centravanti del Bologna e che infatti di testa la mette dentro. Errore un po' a metà, secondo me, fra Di Marco e De Vrij sta di fatto che l'Inter, subito il gol, ripeto, esce dalla partita. Primo tempo che poi si conclude con il Bologna che inizia a macinare sempre meglio il gioco, palleggia molto di più, in maniera molto più disinvolta, e l'Inter che sembra ricominciare un po' a sbandare, esattamente come è accaduto nei 2 mesi di crisi che abbiamo ampiamente commentato tra febbraio e marzo. La ripresa riparte un po' meglio, però ripeto, l'Inter non ha mai dato la sensazione di poterci arrivare a questa vittoria. Anche in chat, anche in diretta, noi ci auguravamo un gol che però obiettivamente sarebbe stato un po' episodico, perché comunque l'Inter ha avuto il predominio del possesso palle del gioco, ma non è quasi mai stata veramente incisiva. E poi nel finale arriva questo gol a dir poco clamoroso per come nasce, ed è anche una beffa perché tra l'altro Radu scende in campo a causa di un problema alla schiena che Samir Handanovic ha accusato nelle ore precedenti alla partita, un Radu che di fatto da molti era stato invocato a lungo, visto che la stagione di Handanovic quest'anno non è stata estremamente positiva. E, ironia della sorte, come spesso accade, l'errore purtroppo viene commesso proprio da lui e purtroppo condanna probabilmente l'Inter a livello di classifica, perché come dicevamo anche nel prepartita, paradossalmente questa era una partita da vincere, ma paradossalmente il pareggio rispetto alla sconfitta avrebbe fatto tutta la differenza del mondo. Ora vi mostro anche la classifica
che si aggiorna con l'Inter, che recupera appunto la partita che le rimaneva indietro ormai da tempo, e purtroppo a causa della sconfitta rimane per ben 2 punti distante dal Milan. Perché dicevamo che il pareggio cambia completamente rispetto alla sconfitta? Perché di fatto, avendo perso la partita, il Milan nelle ultime 4 partite di questa stagione avrà un bonus pareggio. Dovesse pareggiare una di queste 4 partite a fronte di una vittoria dell'Inter, le due squadre si troverebbero a pari punti, ma come ben sappiamo il Milan ha gli scontri diretti a favore e quindi sarebbe di nuovo avanti. Si fa molto, molto, molto in salita, ragazzi. Al momento, sono molto sincero, faccio fatica a dirvi crediamoci, a dirvi rimaniamo ottimisti, perché a 4 partite alla fine è molto difficile, dopo quello che abbiamo visto questa sera. Ci rimane un mese di campionato in cui l'Inter avrà appunto 4 partite più la finale di Coppa Italia, dovrà fare il meglio, dovrà vincerle tutte. C'è poco da fare, devi vincerle tutte. E purtroppo avevamo la chance di ritornare ad avere in mano il nostro destino vincendo questa sera e arrivando davanti al Milan. Non l'abbiamo fatto, quindi da adesso in poi bisogna vincerle e bisogna cercare bisogna sperare più che altro in un passo falso del Milan. Le colpe e le responsabilità chiaramente di questa partita sono secondo me da dividere fra tutti i giocatori. Io francamente vedo tante critiche nei confronti di Radu, ma non me la sento sinceramente, vi dico la verità, di buttargli la croce addosso. Ha fatto un errore gravissimo, pesantissimo, però purtroppo nel calcio succedono anche queste cose. Io capisco la delusione, capisco la rabbia, ma francamente nel calcio può succedere anche questo. E la partita andava, a mio parere, vinta e messa sui tuoi binari ben prima di quel maledetto minuto 82 in cui il Bologna ha trovato il gol del vantaggio. Poco da fare, domenica arriva l'Udinese, sarà un'altra partita molto tosta, dovremmo, ribadisco, vincere, perché ormai non c'è davvero più nulla da fare. Questo era il match point decisivo, l'abbiamo fallito. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, capisco la rabbia, discutiamone, vediamo un po' come leggere questa partita. Ditemi un po' secondo voi dove sono le principali colpe di questa sconfitta, quanto credete ancora allo scudetto, chiaramente se ci credete, e per quanto riguarda l'Inter vediamo un po' di ritornare a vincere direttamente alla gara di Udine. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi ricordo che potete anche sostenere il progetto Passione Inter o su passioneinter.club abbonandovi ed unendovi alla nostra community riservata o sul canale YouTube cliccando il tastino abbonati.